Lezione 1. Il potere dell'amore e del rispetto. In realtà, potrebbero non avere troppi problemi se tutti si amassero e si rispettassero a vicenda. Questa è un'osservazione profonda. L'amore e il rispetto possono davvero trasformare le relazioni. Sì. Crea una solida base per la comprensione e la comunicazione. Sono d'accordo. Quando le persone si sentono rispettate, sono più aperte a condividere i propri pensieri. Esatto. Crea un ambiente in cui tutti si sentono apprezzati. Quali pensi siano alcuni modi per dimostrare rispetto? Ascoltare attivamente è un ottimo inizio. Dimostra che tieni alle loro opinioni. Assolutamente sì. Anche il contatto visivo e i cenni del capo possono dimostrare coinvolgimento. Che ne dici di esprimere apprezzamento? Può fare molto. Sì, un semplice grazie può far sentire qualcuno apprezzato. E l'amore può essere dimostrato in molti modi, ad esempio attraverso piccoli gesti di gentilezza. Certamente. Spesso sono i piccoli gesti a significare di più. In che modo pensi che l'amore e il rispetto influiscano sulle famiglie? Creano un ambiente stimolante in cui tutti prosperano. Non potrei essere più d'accordo. Aiuta a creare fiducia tra i membri della famiglia. La fiducia è essenziale per legami familiari forti. E le amicizie? Che ruolo giocano l'amore e il rispetto? Nelle amicizie, promuovono la lealtà e il sostegno nei momenti difficili. Sì. Gli amici che si rispettano a vicenda possono affrontare le sfide insieme. Ecco come coltivare amore e rispetto in tutte le nostre relazioni. Certo. Insieme possiamo creare un mondo più armonioso. Lezione 2. Cucinare insieme. Tempismo perfetto. Iniziamo rosolando il pollo in un pot d'olio. Sembra fantastico. Che tipo di olio preferisci usare? Di solito uso l'olio d'oliva. Aggiunge un sapore delizioso. L'olio d'oliva è una scelta fantastica. Devo prima tagliare il pollo? Sì, grazie. Tagliarlo a pezzetti aiuterà a cuocerlo in modo uniforme. Mi metto subito al lavoro. Quanti pezzi pensi che ci servano? Circa una libra dovrebbe essere sufficiente per i nostri ospiti. Perfetto! Mi assicurerò che i pezzi siano delle dimensioni di un boccone, così saranno facili da mangiare. Fantastico! Mentre tu lo fai, io scaldo la padella. Ottimo! Quali condimenti dovremmo usare per il pollo? Consiglio sale, pepe e un pizzico di aglio in polvere. Sono scelte classiche. Adoro l'aglio in quasi tutti i piatti. Anch'io. Aggiunge così tanta profondità al sapore. Dobbiamo Sì. aggiungere delle verdure al Peperoni e soffritto? cipolle si sposano perfettamente con il pollo. Li taglierò a fette mentre il pollo cuoce. Ottimo lavoro di squadra. Questo pasto sarà delizioso. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire. Ecco a voi una cena fantastica e un'ottima compagnia. Lezione 3. La caduta degli zar. Sapevi che la Russia ha una delle monarchie più antiche d'Europa?
Sì, è affascinante pensare alla sua storia e alla sua influenza. Nel 1917-18 il regno degli zar stava avvolgendo al termine. Fu un periodo significativo. La rivoluzione russa cambiò tutto. Assolutamente. La caduta degli zar segnò un cambiamento radicale nella società russa. Quali furono alcune delle ragioni della loro caduta? Le difficoltà economiche e l'insoddisfazione nei confronti della leadership hanno avuto un ruolo importante. Sì, molte persone erano insoddisfatte delle condizioni in cui si trovavano. Gli zar erano considerati estranei alla gente comune. È comprensibile. Come potevano relazionarsi alle difficoltà della vita quotidiana? Esatto. La disconnessione ha portato a disordini e proteste diffuse. La rivoluzione deve essere stata un periodo caotico per tutti i soggetti coinvolti. Lo era. La gente lottava per i propri diritti e per un futuro migliore. Posso solo immaginare la paura e l'incertezza di quel periodo. Sì, ma ha anche suscitato il desiderio di cambiamento e riforma. Tale desiderio portò infine alla creazione di un nuovo governo. Davvero. L'ascesa dei bolscevichi trasformò radicalmente la Russia. È affascinante come la storia possa cambiare in modo così radicale. Assolutamente sì. Impariamo dal passato e dalle sue lezioni. Lezione 4. Riconnettersi con gli amici. È sempre un piacere rivederti. Sì, è stato un piacere rivederti. Non aspettiamo così a lungo la prossima volta. Sono completamente d'accordo. Il tempo sembra volare, non è vero? Davvero? Cosa hai fatto ultimamente? Sono stato impegnato con il lavoro, ma sono riuscito a fare un breve viaggio. Sembra entusiasmante. Dove sei andato? Ho visitato le Immagino. La montagne. natura ha un modo Il tutto suo panorama di era rinfrescare lo mozzafiato. spirito. Esatto. E tu? Cosa hai fatto? Mi sono concentrato sulla mia arte. Ho frequentato un corso di pittura. È meraviglioso. Dipingere può essere un ottimo modo per esprimere la creatività. Sì, è stato incredibilmente appagante. Mi sento più ispirato che mai. Mi piacerebbe molto vedere alcuni dei tuoi lavori. Sarei felice di mostrartelo. Sono orgoglioso dei miei progressi. Ecco come sostenere le passioni reciproche. Assolutamente sì. È importante incoraggiare gli amici nei loro progetti. Dovremmo organizzare una giornata per esplorare insieme le gallerie d'arte. Sembra un'idea fantastica. Mi piacerebbe moltissimo. Facciamo in modo che ciò accada presto. Lezione 5. Alla scoperta dei tesori locali. Ho sentito dire che c'è una bancarella che vende sciarpe tradizionali. Sembra interessante. Cerchiamolo. Mi chiedo quali materiali usino per le loro sciarpe. Spero che siano realizzati in tessuto morbido e di alta qualità. Sì. Una bella sciarpa può impreziosire qualsiasi outfit.
Esatto, e poi sarebbe un souvenir meraviglioso. Preferisci i colori vivaci o i toni più neutri? Tendo a preferire i colori vivaci, aggiungono un tocco di vivacità al mio guardaroba. È vero. Le sciarpe dai colori vivaci possono essere molto accattivanti. E tu, quali colori ti piacciono? Apprezzo i toni terrosi. Sono versatili e rilassanti. Sono adorabili, si abbinano a molti outfit. Chiediamo al venditore quali sono i diversi stili disponibili. Ottima idea! Sono curioso di conoscere i modelli tradizionali. Scommetto che hanno design unici che raccontano una storia. Sì, ogni modello potrebbe rappresentare qualcosa di speciale. Eccoci qui. Vedo la bancarella laggiù. Meraviglioso! Vediamo cosa hanno da offrire. Non vedo l'ora di scoprire la selezione. Lezione 6. Gestire le interruzioni di corrente. Bene, prenditi il tuo tempo. Ora la corrente dovrebbe essere tornata. Spero di sì! È piuttosto buio qui dentro senza luci. Sì. Ma le candele creano una bella atmosfera, non è vero? Davvero? È un posto accogliente e un po' romantico. Esatto. Forse dovremmo organizzare cene a lume di candela più spesso. Sembra delizioso. Cosa cucineresti per un'occasione del genere? Preparerei la pasta con un sugo fatto in casa. È sempre uno dei miei piatti preferiti. La pasta sembra deliziosa. Potrei preparare un'insalata fresca da accompagnare. Perfetto. Una bella cena a lume di candela sarebbe davvero memorabile. Esatto. Sento di nuovo il ronzio del frigorifero. È un buon segno. Speriamo che la corrente elettrica sia stata ripristinata completamente. Sì, sono pronto a far illuminare questa stanza. Speriamo che accada presto. Ho un film che possiamo guardare. Un film sembra fantastico. Che film hai in mente? Stavo pensando a una commedia classica. Riesce sempre a sollevare l'atmosfera. Adoro le commedie classiche. Non smettono mai di farmi ridere. Eccoci qui a goderci il resto della serata, con o senza corrente elettrica. Lezione 7. Aspirazioni di carriera. Che tipo di carriera preferisci intraprendere? Sono aperto a vari settori, ma ho un forte interesse per la tecnologia. La tecnologia è un campo affascinante. Cosa ti attrae in particolare? Adoro il modo in cui si evolve costantemente e plasma la nostra vita quotidiana. È vero. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Esatto. Mi piacciono le sfide che stimolano la mia creatività e le mie capacità di problem solving. Hai preso in considerazione qualche ruolo specifico nel settore tecnologico? Sì, sono particolarmente interessato alla progettazione dell'esperienza utente. La progettazione dell'esperienza utente è essenziale. Rende la tecnologia accessibile e piacevole. Sono d'accordo.
Creare interfacce intuitive può avere un impatto significativo sugli utenti. E tu? Quali sono le tue preferenze di carriera? Sono aperto a vari campi, ma la mia preferenza è per il marketing. Il marketing è entusiasmante. Combina creatività e strategia. Sì, mi piace creare messaggi che abbiano un impatto sulle persone. Hai mai pensato di specializzarti nel marketing digitale? Sì, il marketing digitale è fondamentale nel panorama aziendale odierno. Lo è. La capacità di analizzare i dati e adattare le strategie è fondamentale. Esatto, voglio essere all'avanguardia nelle tecniche di marketing innovative. Ecco come coltivare le nostre passioni e lasciare il segno. Lezione 8. Brainstorming di idee creative. È fantastico sentirlo. Quali idee specifiche hai in mente? Stavo pensando che potremmo organizzare una giornata di pulizia della comunità. Sembra fantastico. Coinvolgerebbe tutti e abbellirebbe il nostro quartiere. Esatto, potremmo fornire materiali come sacchi della spazzatura e guanti. Ottima idea. Incentivi come rinfreschi potrebbero attrarre più volontari. Sì, a tutti piacciono gli spuntini dopo una dura giornata di lavoro. Che ne dite di coinvolgere le aziende locali nella sponsorizzazione? Ottimo suggerimento. Potrebbero donare provviste o cibo. Potremmo anche promuovere l'evento sui social media per ottenere maggiore visibilità. Assolutamente sì. Un hashtag accattivante potrebbe aiutare a diffondere la notizia. Posso progettare alcuni volantini da distribuire nella comunità. Sarebbe perfetto. Le immagini possono catturare l'attenzione delle persone. Dovremmo stabilire una data e un luogo per la pulizia. Sì, penso che il sabato mattina sarebbe la scelta migliore. Sembra fantastico. Di solito nei fine settimana la gente è libera. Chiederò al parco locale se è possibile riservare l'area. Ottimo. Definiamo i dettagli così possiamo iniziare a promuovere. Ecco come possiamo avere un impatto positivo insieme. Sì. Sono entusiasta di riunire la comunità. Lezione 9. Trovare oggetti smarriti. Sì, c'è un'etichetta con il mio nome e il mio numero di telefono. Fantastico! Dovrebbe semplificare il processo. Spero che riescano a trovarlo al più presto. Ho davvero bisogno che quell'oggetto venga restituito. Capisco. Perdere qualcosa di importante può essere molto stressante. Certamente. Continuo a pensare a dove potrei averlo lasciato. Hai ripercorso i tuoi passi dall'ultima volta che l'hai provato? Sì. Ho controllato al bar e in biblioteca, ma senza successo. Almeno sei stato accurato. Questo è importante quando fai una ricerca. Sì. Spero solo che non si sia confuso con le cose di qualcun altro. Con un'etichetta, le possibilità di restituzione dovrebbero essere maggiori. Speriamo di sì. Apprezzerei molto se lo trovassero presto.
Ti aiuterò a chiedere informazioni al personale. Grazie. Il vostro sostegno rende questa situazione meno scoraggiante. È a questo che servono gli amici. Supereremo anche questo insieme. Ecco la ricerca del mio oggetto smarrito. Lezione 10. Pianificazione di un evento. Dobbiamo trovare delle buone offerte e assicurarci una location comoda per l'evento. Assolutamente sì. Una location fantastica può fare la differenza. Sono d'accordo. Dovrebbe essere facilmente accessibile a tutti. Inizierò subito a cercare possibili location. Sembra un'idea geniale. Che tipo di location hai in mente? Un centro comunitario sarebbe l'ideale. Di solito ha ampi spazi. Sì. E spesso forniscono tavoli e sedie, il che è molto comodo. Controllerò se ci sono delle disponibilità future. Ottima idea. Dovremmo anche considerare i servizi che offrono. Sì, una cucina o un servizio di catering sarebbero un grande vantaggio. Ciò semplificherebbe notevolmente la gestione dei pasti. Cercherò anche qualche parco locale come alternativa all'aria aperta. Gli spazi all'aperto possono creare un'atmosfera incantevole, soprattutto quando il tempo è bello. Esatto, l'aria fresca può migliorare l'esperienza dei partecipanti. Dovremmo stabilire un budget per la sede? Sì, ci aiuterà a restringere le nostre opzioni. Posso cercare qualche locale conveniente mentre tu controlli il centro comunitario. Perfetto, confrontiamo i nostri risultati più tardi. Ecco come trovare la location ideale per il nostro evento. Lezione 11. L'impatto dell'arte. Questa mostra è davvero impressionante. Assolutamente. La creatività in mostra è notevole. Sta sicuramente catturando l'attenzione della gente. Sì, ogni pezzo racconta una storia unica che stimola la conversazione. Mi piace particolarmente l'uso del colore in questo dipinto. Evoca emozioni così forti. Cosa provi quando lo guardi? Sento un senso di gioia ed energia. È edificante. Sono completamente d'accordo. L'arte ha il potere di influenzare il nostro umore. E la scultura nell'angolo? È impressionante. Lo è. I dettagli intricati sono accattivanti. Mi chiedo cosa abbia ispirato l'artista a crearlo. Ottima domanda. Gli artisti spesso traggono ispirazione dalle esperienze personali. Mi fa venire voglia di saperne di più sul loro background. Sì, comprendere l'intento dell'artista aggiunge profondità all'esperienza. Dovremmo consultare la guida della mostra per maggiori informazioni? Sembra un'idea geniale. Voglio saperne di più sui miei preferiti. Eccoci alla scoperta dell'arte e delle storie che la circondano. Lezione 12. Il pesce e l'oceano. Hai mai notato come i pesci sembrano guardare con desiderio l'oceano? In effetti, è come se sognassero avventure oltre il porto.
Viene da chiedersi cosa si nasconda sotto quelle onde. Forse ne vedono la vastità e desiderano esplorarla. Esatto. L'oceano è pieno di misteri. Immagina le storie che i pesci potrebbero raccontare. Potrebbero parlare di grandi viaggi attraverso le correnti. Oppure incontri con creature maestose come balene e delfini. Questi incontri sarebbero sicuramente emozionanti. Mi sembra quasi di sentire un pesce dire, un giorno nuoterò in lungo e in largo. Quel pesce ispirerebbe sicuramente altri a sognare in grande. Forse dovrebbero fondare una scuola di pesci per insegnare ai più piccoli il coraggio. Che idea meravigliosa! Nuotare oltre il porto potrebbe essere il loro motto. E tutti i pesci si radunavano sul bordo, desiderosi di imparare. Li vedo mentre provano i salti, pronti per il salto nel vuoto. Avrebbero bisogno di un leader coraggioso, che non abbia paura di tuffarsi in profondità. Forse un vecchio e saggio pesce potrebbe guidarli, condividendo storie del mare. Sì, e quel leader ricorderebbe loro che l'oceano è il luogo in cui li aspetta la vera avventura. Non sarebbe meraviglioso assistere allo svolgimento del loro viaggio? Assolutamente sì. Sarebbe uno spettacolo di coraggio e di esplorazione. Proprio come noi, esploriamo idee e impariamo insieme, proprio qui. Esatto. Ogni conversazione che abbiamo ci porta a una comprensione più profonda. E chissà, forse ispireremo altri a immergersi nell'oceano della conoscenza. Continuiamo a condividere le nostre storie, proprio come i pesci che sognano il vasto oceano. Lezione 13. Catturare i momenti. Ti sei mai chiesto come scattare delle fotografie fantastiche? Assolutamente. Credo che la pazienza sia la chiave. È vero. Aspettare il momento giusto può fare la differenza. Certo, bisogna prestare attenzione anche ai dettagli che ci circondano. Giusto. Piccoli elementi possono migliorare notevolmente le tue foto. Ad esempio, il modo in cui la luce colpisce un soggetto può creare magia. Sì. La luce naturale è spesso la migliore per la fotografia. E le angolazioni? Possono cambiare radicalmente la storia di una foto. Oh, certamente. Sperimentare prospettive diverse è fondamentale. A volte consiglio di avvicinarsi al suolo, da lì si gode di una vista unica. Ottimo consiglio. Hai mai provato a scattare foto durante l'ora d'oro? Sì, la luce soffusa è incredibilmente adatta ai ritratti. Allora sembra che dovremmo organizzare un servizio fotografico. Mi piacerebbe molto. Potremmo praticare tutte queste tecniche insieme. Perfetto. Assicuriamoci di essere pazienti e attenti. D'accordo. Con la pratica miglioreremo le nostre competenze in pochissimo tempo. Non vedo l'ora di vedere le bellissime immagini che creeremo. Anch'io. Catturare momenti è davvero gratificante. Sì, lo è. Imbarchiamoci in questa avventura fotografica. Lezione 14. Il viaggio della chitarra.
Ammiro la tua dedizione nell'imparare a suonare la chitarra online. Grazie. Cerco di esercitarmi regolarmente. Quanto spesso suoni? Mi alleno 3 volte a settimana. È la mia piccola fuga. È impressionante. Quali canzoni stai imparando in questo momento? Sto lavorando su un brano classico. Gli schemi di strumming sono impegnativi. Le canzoni classiche spesso lo sono. Hai mai pensato di provarne alcune più semplici? L'ho fatto, ma sono determinato a padroneggiare prima questo. Questa è una mentalità fantastica. La perseveranza è la chiave per imparare. Sono d'accordo. Ogni volta che mi trovo in difficoltà, mi ricordo della gioia che provo. Esatto. La musica ha il potere di sollevarci il morale. A proposito di spiriti, ti sembra più facile imparare con gli amici? Assolutamente sì. Suonare insieme rende l'esercizio più divertente. Ho pensato di formare un piccolo gruppo. Potrebbe essere divertente. Sembra un'idea fantastica. L'apprendimento di gruppo può essere davvero efficace. Inoltre, aggiungerebbe un elemento sociale alla nostra pratica. Sì, potrebbe anche motivare tutti a migliorare. Riesco già a immaginarci mentre giochiamo e ridiamo insieme. Immagina la gioia di condividere la musica con gli altri. E qualche errore umoristico ogni tanto non farebbe che aumentare il divertimento. Sì, una nota sbagliata può scatenare risate e creatività. Immagino che ogni musicista abbia una storia divertente da raccontare. Proprio così. Ogni errore è un passo verso il miglioramento. Allora, dovremmo prendere in considerazione l'idea di fondare presto un gruppo? Lezione 15. Chiarire la confusione. Capisco le tue preoccupazioni riguardo alla clausola contenuta nel documento. Sì, sono d'accordo. Alcuni aspetti sono piuttosto poco chiari. Potresti specificare quali parti ritieni confuse? Certamente. La prima frase sembra vaga riguardo alle responsabilità. Capisco. Non specifica chiaramente chi è responsabile. Esatto. Dovrebbe specificare più esplicitamente gli obblighi di ciascuna parte. Tutto ciò ha senso. Che dire della tempistica menzionata nella clausola? Anche la cronologia non è chiara. Mancano date specifiche. Hai ragione. Senza date, diventa difficile pianificare. Inoltre, non vengono definite le conseguenze del mancato rispetto della tempistica. Ciò potrebbe in seguito dare origine a malintesi. Esatto. La chiarezza è essenziale negli accordi legali. Suggeriresti di riformulare alcune sezioni? Sì, credo che semplificare il linguaggio aiuterebbe molto. Ottima idea. Dovremmo puntare a una formulazione semplice e diretta. In questo modo tutti capiranno il proprio ruolo senza confusione. Vogliamo redigere insieme una versione rivista? Mi piacerebbe molto. La collaborazione spesso porta a risultati migliori. Sono d'accordo.
Assicuriamoci che ogni dettaglio sia chiaro e preciso. Con chiarezza possiamo evitare potenziali controversie in futuro. Esatto. Una clausola ben definita è una parte essenziale di qualsiasi accordo. Ora mi sento molto meglio. Grazie per averne parlato. È un piacere. Insieme, renderemo questo documento più forte. Lezione 16. Un nuovo senso di responsabilità. Sembra che la nostra unione dipenda da una cittadinanza responsabile. Sono completamente d'accordo. È essenziale per una società prospera. Esatto. Cosa pensi che comporti un nuovo senso di responsabilità? Credo che ciò implichi essere consapevoli delle nostre azioni e del loro impatto. Assolutamente. Ogni decisione può avere ripercussioni sulla nostra comunità e sull'ambiente. Sì, dobbiamo guardare oltre noi stessi e pensare alle generazioni future. Questo è un punto profondo. Come possiamo incoraggiare questa mentalità? L'istruzione è fondamentale. Dobbiamo promuovere l'impegno civico fin dalla giovane età. Certamente. Le scuole dovrebbero insegnare l'importanza della partecipazione. Inoltre, le comunità potrebbero organizzare eventi per promuovere il coinvolgimento. Che tipo di eventi prevedi? Forse laboratori sulla sostenibilità ambientale o sui doveri civici. Sarebbe fantastico. Spesso le persone hanno bisogno di una guida pratica. Esatto, può dare agli individui il potere di agire. Responsabilità significa anche chiedere conto ai leader, non è vero? Certo, dobbiamo pretendere trasparenza e integrità dai nostri funzionari. Ciò richiede che anche noi siamo cittadini informati. Sì, rimanere informati è fondamentale in questo nuovo secolo. Sembra che i social media possano svolgere un ruolo in questo senso. Certamente, può sensibilizzare e mobilitare le comunità. Ma dobbiamo anche stare attenti alla disinformazione. Assolutamente. Il pensiero critico è essenziale nella valutazione delle fonti. Quindi, come possiamo ispirare gli altri ad unirsi a questa causa? Dando il buon esempio, le nostre azioni possono ispirare il cambiamento. Questo è un pensiero potente. Impegniamoci a essere cittadini responsabili. Lezione 17. L'impatto della malattia. Hai mai pensato a come le malattie europee hanno colpito le popolazioni indigene? Sì, è un argomento storico significativo. Malattie come il morbillo e il vaiolo avevano effetti devastanti. Molti credevano che queste popolazioni sarebbero scomparse del tutto. Questa convinzione era allarmante. Le conseguenze furono tragiche e diffuse. Davvero. La perdita di vite umane ha alterato intere culture e comunità. È sconvolgente pensarci. Le malattie si diffondono così rapidamente. E ce l'hanno fatta. Senza immunità, molti non sono riusciti a sopravvivere. Viene da chiedersi come sarebbe diversa la storia senza queste malattie. Esatto.
Diverse civiltà potrebbero aver prosperato e interagito. È affascinante e straziante. La resilienza di chi è sopravvissuto è straordinaria. Sì. Le loro storie meritano di essere raccontate e ricordate. Comprendere questa storia ci aiuta a imparare dal passato. Assolutamente. Dobbiamo riconoscere sia i trionfi che le tragedie. E dovremmo garantire che tali lezioni vengano trasmesse alle generazioni future. Sì. L'istruzione è fondamentale in questo contesto. Sono d'accordo. Aiuta le persone ad apprezzare la propria storia. Forse dovremmo parlarne più spesso. Mi piacerebbe molto. C'è così tanto da esplorare nel viaggio dell'umanità. Insieme possiamo approfondire vari argomenti e imparare continuamente. Cogliamo l'opportunità di impegnarci in conversazioni significative. Certo. Ogni discussione apre una nuova porta alla comprensione. Lezione 18. Il dilemma della scelta. Chi dovrebbe vivere e chi dovrebbe morire? È una domanda profonda. Esatto. Solleva dilemmi etici che spesso ci lasciano perplessi. Chi ha l'autorità di fare tali scelte, mi chiedo. Questo è un punto cruciale. In effetti, è spesso oggetto di dibattito nelle società. Sì. I circoli di dibattito affrontano regolarmente questi argomenti spinosi. Sì, lo fanno. Permette alle persone di esplorare diverse prospettive. Deve essere affascinante ascoltare argomentazioni diverse su tali questioni. Assolutamente. Alcuni sostengono il valore di ogni vita, indipendentemente dalle circostanze. Altri potrebbero stabilire le priorità in base al potenziale contributo alla società. Immagino che ciò potrebbe dare origine a discussioni accese. Esatto. Le emozioni si fanno intense quando le convinzioni personali vengono messe in discussione. È fondamentale affrontare tali dibattiti con rispetto e apertura mentale. Vero. Ascoltare diversi punti di vista può favorire la comprensione. Ma a volte le domande diventano troppo complesse per poter rispondere in modo definitivo. Sì, ed è qui che spesso entra in gioco la filosofia. I filosofi hanno a lungo dibattuto sulla moralità delle decisioni di vita e di morte. Forniscono quadri di riferimento che possono guidare il nostro pensiero. Tuttavia, applicare questi quadri di riferimento a situazioni di vita reale è una sfida. Esatto. Ogni caso è unico e spesso pieno di zone d'ombra. Quindi, credi che ci sia una risposta giusta o sbagliata? Penso che dipenda dai valori individuali e dai contesti culturali. Questa è una prospettiva saggia. L'etica può essere molto soggettiva. Forse la chiave è promuovere discussioni compassionevoli. Sì, così facendo, possiamo imparare gli uni dagli altri. In definitiva, si tratta di comprendere il peso delle nostre scelte.